Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come vedete Alfredo mi ha appena portato il mio Xiaomi dopo 3 mesi e ci ha fatto ben 800 km. Ora vediamo in che condizioni me l'ha portato. Come avete visto, il mio povero Xiaomi è messo abbastanza male. Quindi oggi siamo qua per mostrarvi quello che periodicamente andrebbe fatto e che anche il monopattino ha bisogno di manutenzione. E ora vi faccio vedere cosa c'è da fare. Allora, per primo io direi intanto di iniziare con la pulizia. Gli diamo una bella pulita, togliamo la tirana, poi vi faccio vedere il resto. Abbiamo finito la pulizia e ora passiamo alla manutenzione. Io intanto mi sono preparato un grasso, questo è un grasso blu per nautica, io credo che sia il migliore, e poi ho preso un grasso spray per i cuscinetti, per non stare a smontare tutti i cuscinetti eccetera, basta dare un po' di grasso spray, il WD-40 e via. Poi per l'acquisto vi lascio tutti i link in descrizione sotto il video. Per primo partiamo dalla chiusura del manubrio. Prendiamo una brugola del 4 e smontiamo la vite che fissa la leva alla linguetta che chiude il tutto. Eccolo. Ora passiamo a dare il nostro WD-40. Basta giusto due spruzzate così e poi prendiamo il grasso blu per nautica e lo mettiamo un po' dappertutto intorno a questo perno qua e poi mettiamolo anche all'interno . Poi anche sulla leva mettiamo un po' di WD-40 all'interno di questo perno qua. Ok. E ora passiamo al montaggio. Io vi consiglio di usare anche la Luttite blu di frena filetti, no? Che poi dopo vi lascio in descrizione del video.
mettere il nostro perno. Poi ho una cosa, vi sconsiglio proprio di mettere questi gommini qua. La gente li mette perché magari gli va a dare un minimo di gioco sulla chiusura, ma la soluzione definitiva non sarebbe quella di mettere il gommino, ma sarebbe di regolare questa linguetta qua tramite questa vite, o se no tramite anche, ora ve lo faccio vedere, o tramite questa vite qua, andando a stringerla o allentarla, regola questa linguetta che va a fissare la chiusura, no? O se no, se vedete bene, proprio qua c'è una vite e un dado saldato a questo manicotto del 6 che va dove ci va fissata la vite qua sopra, no? Questa vite qua è abbastanza dura, no? Per andare, dovete fare un pochino più forza per svitarla. Comunque in base al gioco quanti ne chiede, se va allentata un po' di più o di meno, e poi andate a stringere questa vite. Mi raccomando di usare la lottite, perché questa vite qua a volte rimane un pochettino lenta, ma non tanto. Se usate la lottite rimane praticamente bloccata, e così riuscite ad eliminare il gioco senza il gommino di plastica, perché tanto il gommino di plastica non serve. Ecco, se riuscite a fare questa operazione qua, secondo me non vi serve. Questa è proprio un'operazione diciamo più ben precisa, ecco. Poi vorrei fare un appunto riguardo al monorim. In tanti di voi sotto il video del montaggio monorim mi hanno chiesto come si fa ad eliminare il gioco. Nonostante ho spiegato la procedura tramite la vite che si trova al centro dell'asta, il gioco le rimane sempre, no? Insomma, ho fatto una piccola ricerca, ho cercato di capire dov'è il problema, e ho scoperto che i cuscinetti e questi pezzi qua, questi diciamo le rondelle guida col cuscinetto, a volte sui monorim sono scazzate, no? Non sono precisi come quelli originali. Quindi io vi consiglio, quando montate il monorim, di usare la stessa rondella guida cuscinetto, vedi proprio, e le stesse cuscinetti, quelli originali, e non quelli del monorim. Facendo questa maniera, secondo me riuscite ad eliminare completamente il gioco. Fatto ciò, andiamo a controllare tutte le vite che si trovano, che fissano la chiusura del manubrio. Vedete, tipo questa è un po' lenta, e anche questa qui a posto. Ora passiamo a lubrificare i cuscinetti della ruota usando sempre il WD-40. La stessa procedura la faremo anche per la posteriore.
Ora andiamo a controllare le viti che tengono la ruota. Ecco, casca. Ora andiamo a serrare tutte le vite. Guardate qua, questa era proprio lenta, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, la manutenzione è praticamente fondamentale. Era completamente lenta. Ora andiamo a serrare tutto. Quest'altra invece l'era stretta. A posto. Fatto il posteriore, andiamo sull'anteriore e faremo la stessa procedura. Controllare i viti, se sono lenti cerchiamo di dargli una strizzata in più. Vedete una chiave aperta 18. Cerchiamo di stringere. Accidenti, era proprio lento, guarda. Oh mamma, cioè praticamente Alfredo andava a rischio. Appena toccato viene a giù ogni cosa. Ma guarda il lavoro. Io direi, cioè, vi rendete conto, ragazzi? Cioè, solo 800 km. Cioè, io direi che le è andata non bene, benissimo, che non si è fatto male. Cioè, per questo, ragazzi, vi dico sempre, la manutenzione è fondamentale. Io direi almeno una volta al mese, 2 al mese la fate. Poi la pressione delle ruote, io direi di controllarla almeno una volta a settimana per evitare forature, eccetera. Perché queste ruote qua dell'8,5 più pressione hanno, c'è meno rischio di foratura. Vabbè, ora passiamo a rimontare il tutto. Poi vi consiglio sempre, una cosa fondamentale è questa, di controllare le due vite che tengono lo spinotto della ricarica, che io in questo caso vi faccio vedere, guarda, in diretta, è lentissimo. Quindi ogni tanto andate a dargli una strezzatina per evitare che trafili l'acqua all'interno del vano batteria. Poi in conseguenza dovete controllare tutte le vite del coperchio che si trova sotto, compreso le due vite che tengono questo pezzo di plastica di protezione, che siano davanti che dietro, che in questo caso ci sono due, compreso anche il cavalletto. Se non volete rischiare di perderlo per strada, vi consiglio di controllare anche questi viti qua. In più controllate anche, se vedete qua all'interno si trova il cavettino dello stop dietro, che si trova qua giù in basso. Di controllare che non sia sciupato, non sia andato via il gommino, per evitare che si trafili l'acqua all'interno del vano batterie. Ora passiamo al manubrio.
che in tanti di voi mi hanno contattato sia su Telegram che sulla pagina Facebook di questo problema, che gli si allenta il manubrio e non sanno come risolvere, no? Allora, per primo andiamo a togliere con un cacciavite piccolo a taglio, andiamo a togliere questo pezzo di plastica, questo coperchio qua, e poi andiamo a levare la vite che si trova sopra il faretto e una sotto. Sono le due viti che tengono fermo il faretto davanti. Fatto ciò, troveremo all'interno delle vite a brugola. Ora ve le faccio vedere. Vedete? Due sopra e una sotto. E ora andiamo a controllare le tre vite. Ci vuole una brugola del 4 e andiamo a vedere in che condizioni. Accidenti, anche queste sono lentissime, ragazzi, sono completamente lenti. Praticamente Alfredo in 3 mesi non ha mai preso un cacciavite in mano, cioè praticamente l'ha usato senza nemmeno controllare niente. Ma tutto dentro, praticamente tutto dentro. Ora montiamo il tutto. Fatto ciò, controlliamo anche le vite che tengano l'asta, che fissa il manubrio, lo sterzo all'asta. Anche queste, ragazzi, sono lentissime. Guardate qua che lavoro. No, questa invece è stretta. Poi stringiamo anche quest'altra. Ottimo, mettiamo il coperchio. Sopra. Ora passiamo alla regolazione del freno a disco. Come sentite struscia dappertutto, fa un casino della Madonna. Insomma, andiamo a allentare queste due vite, una e due. Poi andiamo a tirare la leva freno che va a centrare le pasticche all'asse del disco, e poi andare a stringere piano piano le due vite che abbiamo allentato all'inizio, tenendo tirata la leva freno. Continua sempre a strusciare, che poi per regolarla al meglio, ora vi faccio vedere, abbiamo anche un dado a brugola che si trova all'interno della pinza. Anche questo, girandola, potete regolare le pastiglie, no? Io l'allento un pochino e ora non struscia più. Una volta fatto ciò e si è regolato le pastiglie e non struscia più il disco, andiamo a regolare il capo in acciaio. Il capo in acciaio non va tirato tantissimo, altrimenti si frena più per prima il disco, poi frena il motore, ed è questa cosa non si deve fare, altrimenti si forza sia il motore che la centralina e potrebbe causare problemi. Quindi dobbiamo poi controllare che
che si attivi prima il freno motore, poi a disco. Quindi io andrei a avvicinarlo piano piano e fare delle prove che non struscia al disco. Poi dopo vado a stringere tutto. Poi potete regolarlo anche tramite questa vite qua, e c'è un dado. Una volta regolata dovete andare a stringere questo dado qui. Questo è tutto ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine. Poi se vi interessa la pedana che mi ha fatto Alfredo, fatemelo sapere nei commenti. Ciao e alla prossima!